Abbiamo parlato ampiamente dei match più attesi di All Star Grand Kingdom negli scorsi video, che potete ovviamente recuperare qua sul canale in caso ve li siate persi. Fatto sta che la card del pay-per-view più importante dell'anno, targato Stardom, non smette di stupire e ci regala altre battaglie da non perdere. Quest'oggi dunque guarderemo un po' più da vicino a tutti gli altri match che arricchiscono la card di All Star Grand Kingdom 2024. Minna-san, konnichiwa! Io sono Kirito e vi do il benvenuto sul mio canale. Il primo match su cui poseremo gli occhi è la battaglia tra Momo Kohgo e Ranna Yagami, che sarà parte del kick-off dello show. Un incontro che può dare la possibilità a Ranna Yagami di fronteggiare la ben più esperta Momo Kohgo e mettere alla prova le sue abilità, che dal debutto sono migliorate parecchio. Ranna Yagami è sicuramente la rookie che si è più messa in mostra nell'ultimo periodo e ha mostrato diverse migliorie rispetto alle sue colleghe, ma Momo Kohgo ad oggi può risultare una montagna invalicabile per Ranna Yagami, che a mio avviso non possiede ancora l'esperienza per battere il membro di Stars. Ecco perché il mio pronostico va in favore di Momo Kohgo. Nel secondo match troviamo un tag team match tra Cosmic Angels, team in questo caso rappresentato da Yuna Mitsumori e Aya Sakura, e la strana coppia formata da Lady C e da Ryan. Anche questo match, come il precedente, sarà protagonista del kick-off dell'evento e sarà una bella vetrina per le giovani atlete che potranno mettere in mostra tutti i progressi fatti. I due team sono alquanto equilibrati, sì, perché da un lato abbiamo le giovani rookie quali Sakura Aya o Ryan, che verranno accompagnate appunto dalle ben più esperte Yuna Mitsumori e Lady Z. Il match a mio avviso sarà vinto da Cosmic Angels, che trovo sia un team molto più in sintonia, nonché collaudato rispetto alla squadra avversaria. Fatto sta che i due match che comporranno il kick-off del pay-per-view saranno dedicati quasi esclusivamente alle rookie della Stardom, che avranno giusto appunto l'occasione di prendere parte ad uno degli eventi annuali più importanti del panorama del wrestling mondiale. Passiamo alla card vera e propria e troviamo un 6-woman tag team match alquanto curioso, sì, perché questa battaglia segnerà il ritorno in pianta stabile di Konami in Stardom. Un'ottima notizia per tutti i fans della compagnia e in particolar modo per tutti i fans di Konami, che potranno rivedere la loro atleta preferita competere a tempo pieno su un ring della Stardom. Konami dunque farà squadra con Shuri e Ami Sorei per affrontare Empress Nexus Venus, team composto da Xina, Waka Tsukiyama e Hanako. Come avrete già osservato voi stessi, le forze in campo sono alquanto sbilanciate, quindi è difficile pensare ad un risultato diverso dalla vittoria di Gozai. Sta di fatto che il match in sé è una bella vetrina per il ritorno di Konami e anche per pensare eventualmente a sfidare Empress e Nexus Venus in futuro per gli Artist of Stardom Titles. Questo però è un discorso che se ce ne sarà bisogno riprenderemo in futuro. Per ora concentriamoci esclusivamente sul ritorno di Konami e sulla probabile vittoria del suo team, vittoria che le permetterà di tornare full time con una marcia in più. Andiamo avanti perché è tempo di parlare di uno dei tanti match titolati che troveremo nella card di All Star Grand Kingdom. Il match in questione sarà valevole per l'High Speed Championship e vedrà Saki Kashima difendere tale titolo contro Saya Kamitani, Saya Ida e Fukiden Dead in un Fatal 4-Way match. Impresa non facile dunque per Saki Kashima, che sarà costretta a difendere il suo prezioso titolo contro ben 3 avversarie contemporaneamente e che potrebbero privarla della cintura senza subire schienamento o sottomissione. Ricordiamoci come Saki Kashima sia appena rientrata in possesso dell'Ice Speed Title, sì, perché ella ha vinto il titolo giusto appunto qualche settimana fa a American Dream, pay-per-view che è andato in onda direttamente dall'America. Questa è quindi la sua prima difesa dalla conquista della cintura e sono sicuro che Saki non vorrà di certo perdere il titolo così prematuramente.
Ecco perché il mio pronostico va proprio in favore dell'attuale campionessa, ma personalmente non vi nascondo che mi piacerebbe un sacco vedere trionfare Saya Kamitani. La lottatrice di Queen's Quest non ha mai posseduto tale titolo e penso sarebbe bello vederla conquistare tale alloro che andrebbe a sommarsi al già importante palmarès. Inoltre trovo che il suo stile di lotta ben si amalga con quello che deve rappresentare l'High Titles e credo dunque che Saya Kamitani sarebbe una campionessa perfetta e che potrebbe dare una certa importanza ad un titolo un po' troppo dimenticato nell'ultimo periodo. Prima di passare al quinto match, permettetemi di ricordarvi che qua sotto in descrizione trovate tutti i link del progetto Donne tra le corde, progetto tutto dedicato al wrestling femminile mondiale. Sul sito web di Donne tra le corde potete trovare centinaia di articoli dedicati alle vostre atlete preferite, nonché gli ultimi rumors, i risultati dei vari show e quant'altro. Quindi se anche voi siete come me appassionati del wrestling femminile, Donne tra le corde è ciò che fa per voi. Abbiamo parlato poc'anzi di un match titolato ed ecco che ne troviamo immediatamente un altro, anch'esso un 4-way match che però sarà valido per i Goddess of Stardom Titles. Dunque Mei Seira e Suzu Suzuki difenderanno i loro titoli contro il team composto da Azumi e Miyu Hamasaki, Azuki e Koguma, Starlight Kid e Ruaka. Match di difficile interpretazione questo, sì, perché in un match del genere tutto può succedere, la possibilità che le campionesse perdono i titoli è alquanto alta. Ricordiamoci, come già detto in precedenza, che le attuali detentrici dei Goddess of Stardom Championship possono tranquillamente perdere le cinture senza essere schienate o sottomesse e questo rende dunque il match molto imprevedibile. Suzuki e Mei Seira dovranno giocare d'astuzia e cercare di prevedere le mosse delle avversarie, cercando di centellinare in modo intelligente la loro permanenza sul ring, in modo da farsi sempre trovare pronte per spegnere ogni possibile vittoria avversaria sul nascere. I team avversari non vanno di certo sottovalutati però, sì, perché O2Line, Young Oed e Fukuoka Double Crazy sono tutti e tre degli ottimi team e la voglia di mettere le mani sui Goddess of Stardom Titles è alta per tutte loro, sì, perché vincere quei titoli significherebbe far entrare il proprio nome nella lista di chi ha potuto vantare la conquista di tali allori e vincere nell'evento più importante dell'anno. Converrete con me che ha il suo fascino. Fatto sta che credo che la vittoria andrà in ogni caso a Crazy Star, semplicemente perché hanno da poco conquistato i titoli e non penso siano già pronte per abdicare. Non vi nascondo però di far spudoratamente il tifo per Fukuoka Double Crazy, sì, perché mi piacerebbe molto rivedere Azuki e Koguma come Goddess of Stardom Champions, anche perché sono passati ormai 2 anni dalla loro ultima conquista dei titoli e penso che loro due siano delle atlete più che adatte per far tornare grandi queste cinture, per riportare l'attenzione su di esse. Nel sesto match abbiamo un debutto non indifferente, sì, perché Aja Kong farà la sua prima apparizione in Stardom e lo farà al fianco di Kaoru Ito. Le due leggende affronteranno niente meno che Meltia, il team composto da Tam Nakano e Natsupoi, che torneranno a fare coppia proprio per l'occasione. Il match in sé si presenta come imperdibile per tutti gli amanti del Joshi Pororesu, sì, perché da un lato troviamo una squadra con due delle lottatrici che hanno fatto la storia di questo sport e che hanno definito un'era. Parlare della carriera di Aja Kong e di Kaoru Ito è riduttivo, sì, perché la loro cavalcata in questa disciplina è stata pressoché enorme e racchiudere tutto ciò che queste due leggende hanno fatto nel ring è impossibile, non basterebbe un video intero. Ecco perché non voglio soffermarmi sulla carriera di queste due splendide atlete, ma sul match in questione, match che vedrà una generazione a confronto. Meltia negli ultimi anni si è contraddistinto per la sua tenacia, il suo talento, il suo carisma, tutte doti che Tam Nakano e Natsupoi si portano con loro sin dal loro debutto nel Joshi Pororesu.
Negli anni abbiamo imparato ad apprezzare sempre più Tam Nakano e Natsupoi, due atlete in alcuni casi sottovalutate, ma che se imparati a conoscere sanno entrare nel cuore di ogni fans. La loro abilità sul ring è unica ed ecco perché il match a cui assisteremo sabato 27 aprile sarà un match fantastico, perché racchiude diverse generazioni di talenti a confronto che hanno fatto la storia della disciplina e che la stanno facendo tuttora. Il mio pronostico va in favore di Aja Kong e Kaoru Ito, che penso otterranno la vittoria finale al termine di uno splendido match, in modo da consolidare la loro leggenda e la loro presenza nel Joshi Puroresu. Sarà certamente bello comunque poter ammirare queste grandi lottatrici anche in Stardom, dando l'occasione anche ai fans più giovani di poter vivere due lottatrici che hanno per certi versi creato il Joshi Puroresu, dando il via ad un qualcosa che tutti noi apprezziamo e amiamo. Credo non sia sbagliato dire che se oggigiorno possiamo ammirare la Stardom, così come altre realtà che regalano appunto Joshi Puroresu, e anche grazie a lottatrici quali Aja Kong, che hanno saputo creare un movimento che oggi è stato portato avanti da lottatrici come Mayu Iwatani e così via. Non possiamo dunque che essere grati a lottatrici come Aja Kong per lo sforzo fatto negli anni per rendere grande questo sport. Nel settimo e ultimo match di cui parleremo quest'oggi abbiamo il piacere di trovare Mina Shirakawa vs Natsuko Tora. La rivalità tra loro è nata proprio nell'ultimo weekend, prima di All Star Grand Kingdom, dove Empress, Nexus Venus e Oedo Tai si sono trovati faccia a faccia per via della rivalità in corso tra Maika e Momo Watanabe, rivalità che porterà le due atlete a battagliare nel main event di All Star Grand Kingdom, dove in palio ci sarà la Red Belt. Sta di fatto che Mina Shirakawa e Natsuko Tora sono arrivati ai ferri corti durante il match di sabato 20 aprile, dove la leader di Oedo Tai ha colpito più e più volte Mina Shirakawa con vari oggetti contundenti. Questo ha fatto arrabbiare non poco la co-leader di Empress Nexus Venus, che allora ha sfidato Natsuko Tora ad un match per lo show più importante dell'anno. Detto questo, la battaglia che andremo a vivere sabato 27 aprile sarà un match all'ultimo sangue tra due delle leader più iconiche della compagnia e sarà un match che potrà premiare la vincitrice, permettendole di scalare le gerarchie all'interno della federazione, puntando magari a qualche alloro importante. Fatto sta che la battaglia sarà senza esclusioni di colpi, perché sappiamo bene fino a che punto può spingersi Natsuko Tora per ottenere la vittoria, arrivando ad usare ogni sorta di tattica, anche quelle più illegali, per accaparrarsi il match. Compito arduo dunque per Mina Shirakawa fronteggiare un'avversaria come Natsuko Tora, ma credo che alla fine sarà proprio la co-leader di Empress Nexus Venus a portarsi a casa la vittoria finale. Ormai Mina Shirakawa è diventata a tutti gli effetti un volto della compagnia, una vera e propria top star, e non credo farà fermare la sua scalata al successo tanto facilmente. Non è un mistero che l'obiettivo prefissato da Mina Shirakawa sia conquistare l'IWGP Women's Championship, obiettivo prefissato ormai da diverso tempo, e anche se ha già provato a conquistare tale titolo senza successo, la co-leader di EXV non si è ancora data per vinta, ed ecco perché una vittoria contro Natsuko Tora potrebbe rimetterla in carreggiata proprio per la conquista del tanto agognato all'oro. La card dunque che ci propone la Stardom in vista di All Star Grand Kingdom 2024 è una card stellare piena di match al cardiopalma con protagoniste alcune delle migliori wrestlers al mondo. Un evento quindi imperdibile per ogni fans del wrestling femminile, un evento che ancora una volta vi ricordo andrà in onda sabato 27 aprile e che sarà possibile acquistare in pay-per-view e sarà disponibile con qualche giorno di ritardo per tutti gli abbonati a Stardom World. Uno show che scriverà la storia di questa disciplina, uno show che saprà farci emozionare e saprà entrare di diritto nel cuore di migliaia di fans. Qua sotto nei commenti potete farmi sapere qual è il match che attendete con più ansia. Aspetto con gioia i vostri pareri nonché i vostri pronostici sull'evento. Ahimè, siamo arrivati anche oggi al tempo dei saluti, dunque non mi resta che ringraziare tutti voi dal profondo del cuore e darvi appuntamento ad un prossimo video. See you next time!
Bye bye!